Bologna-Inter, potremmo dire finalmente si gioca, perché è una partita, probabilmente la partita più attesa di questa stagione, non solo per gli interisti, visto che originariamente si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio scorso, poi sappiamo tutta la vicenda, la conosciamo benissimo, si arriva a giocare in questo 27 aprile con un peso sicuramente diverso per l'Inter, ma anche per il Bologna. Allora abbiamo deciso di parlarne con un esperto di Casa Bologna, visto che oggi con me c'è Leonardo Bosello, giornalista di Made in Bo TV. Benvenuto Leonardo innanzitutto, grazie per essere qui con noi. Grazie Lorenzo e grazie a tutti voi e buon pomeriggio a tutti. Leonardo, allora intanto stiamo registrando in un momento subito dopo la conferenza stampa di vigilia del Bologna alla quale hai partecipato e in attesa anche di conoscere quale sarà l'esito del ricorso presentato dal Bologna dopo la squalifica di Gary Medel, quindi è un momento piuttosto caldo. Voglio chiederti però una domanda, diciamo, voglio farti una domanda un po' introduttiva, nel senso che avete fermato di recente il Milan, avete fermato la Juventus, come arrivate, con quale spirito adesso arrivate ad affrontare anche l'Inter? Come state vivendo questa vigilia? Beh, sicuramente il Bologna è in un buon momento di forma, nonostante insomma nell'ultimo turno di campionato i rossoblù abbiano affrontato l'Udinese con particolari defezioni, sia per problemi di squalifica che per problemi legati a un virus gastrointestinale che purtroppo è arrivato molto forte a Casteldebole negli ultimi giorni, e quindi contro l'Udinese il Bologna è riuscito a strappare un 2-2, ma in linea di massima 4 risultati utili nelle ultime 4 partite. Insomma, è un Bologna che sta viaggiando a buon ritmo, da quando anche, va detto, è successo purtroppo il fattaccio della notizia del ricovero nuovamente di Sinisa Mihajlovic. Il gruppo si è stretto ulteriormente attorno all'allenatore serbo e sembra aver trovato nuova linfa, nuova voglia, nuovo coraggio per cercare di chiudere in bellezza il campionato, ed è una situazione diversa rispetto a quelle che abbiamo Mh-mh. commentato nelle altre stagioni, in cui i felsinei sembravano un pochettino più sedersi sul finale di stagione, mentre quest'anno invece sì, sicuramente è un Bologna che arriva alla gara contro l'Inter con tanta voglia di fare bene e di continuare a fare più punti possibili da qui alla fine del campionato. Questa può essere infatti una delle grandi insidie anche di questa partita, vista dal nostro lato, dal lato Inter, di una Certo. squadra che a livello di classifica ha l'unico obiettivo, quello di fare più punti possibile, quindi come dicevi tu. Dal punto di vista mentale, diciamo che questa situazione forse quindi ha dato un qualcosina in più al Bologna, che sta lottando ancora di più nelle ultime partite. Sì, sicuramente, c'è tanta voglia di chiudere in bellezza, c'è voglia di fare anche più punti dello scorso anno, ma i rossoblù sono particolarmente vicini alle 41 lunghezze conquistate nella stagione 2021, e c'è desiderio di chiudere al top. Comunque non sarà un calendario facile, perché il Bologna dopo l'Inter affronterà la Roma, quindi comunque partite molto complicate, ma abbiamo visto che nelle sfide complicate e difficili anche in trasferta il Bologna si sta veramente ritrovando, e quando non deve fare la partita, quando non deve Mh. impostare, non deve costruire gioco, ma deve in un certo senso difendersi e provare a contrattaccare, quindi contro le big riesce meglio nel piano gara. Lo abbiamo visto benissimo contro il Milan, lo abbiamo visto ancora meglio contro la Juventus, dove i rossoblù, quando dovevano difendersi, lo facevano senza particolare difficoltà, e quando dovevano ripartire riuscivano a scatenarsi con tutte le frecce nell'arco della formazione emiliana. Quindi tu ti aspetti un Bologna che anche in questa partita contro l'Inter potrebbe lasciare l'iniziativa più all'Inter? Sì, assolutamente, assolutamente. Mi aspetto un Inter in controllo del gioco e anche in un certo senso nel dominio della partita nel Mh-mh. complesso, con più possesso palla nella metà campo dei rossoblù. Mi aspetto questo. Poi è ovvio che ci saranno frangenti di partita differenti, però credo che il Bologna abbia studiato questo piano gara, che è un po' diverso da quello che magari poteva strutturare nelle passate stagioni, in cui il Bologna provava sempre ad aggredire, essere più volitivo, più offensivo, forse fin troppo a volte. Nelle passate Mh-mh. stagioni il Bologna lo era e prendeva infatti tanti gol. Quest'anno parliamo di un Bologna che è in doppia cifra come clean sheet, perché si difende molto di più, si difende più basso, e quindi in un certo senso capitalizza meglio in quelle partite in cui non deve proporre, in cui non deve aggredire. E la partita con l'Inter sembra essere insomma un pochettino ideale, no? Da questo punto di Sì. vista, su questo piano gara. È chiaro che davanti, a mio modestissimo parere, il Bologna affronterà la squadra più in forma del campionato.
E a proposito allora di stato di forma, accennavi anche alle assenze che ci sono state nell'ultimo Sì. turno di campionato. Per quanto riguarda il Bologna, tutti recuperati, a parte appunto abbiamo questa situazione in sospeso di Medel, oppure c'è ancora qualche problema? C'è Dykes, Mitchell Dykes, Mh-mh. che probabilmente, a quello che si sente, nell'etere bolognese, ha concluso qui la stagione. Domani ci sarà l'esito definitivo degli esami strumentali a cui sarà sottoposto il terzino sinistro olandese, però comunque parliamo di una situazione sola. Parliamo solo di questa Mh. defezione a livello muscolare, problema nel riscaldamento della gara con l'Udinese. Dykes era stato annunciato come titolare, ma poi sostanzialmente ha avuto questo problema che pare essere comunque più grave del previsto, che lo porterà forse a terminare in anticipo la stagione. Comunque domani non sarà sicuramente della partita e quindi prevedo che tornerà a giocare a sinistra Iki, ma credo che ne parleremo. Okay, allora ti chiedo, ecco, se vuoi farci anche magari, un Sì. aggiornamento a livello di formazione, visto che questo Bologna ha anche varie alternative tattiche da poter utilizzare, se hai un punto sulla probabile formazione, ecco. Certo, ovviamente come dicevi prima l'incognita Medel è gigantesca, perché poi anche Mh-mh. nell'ultimo turno ci sono stati tifosi che hanno sostenuto Medel con striscioni e cori, e Medel è più che altro l'anima della squadra in quest'ultima stagione, e quindi ovviamente cambia tantissimo se c'è o non Con o c'è senza Iki. c'è una netta differenza. Chiaramente nell'ultima gara ha giocato Binks, che non si era disimpegnato male nel resto del campionato e forse è imbattuto in una delle prestazioni meno positive di questa stagione. Bisognerà vedere, l'unica certezza è che torneranno gli squalificati Arnautovic e Sumarò, quindi dietro si potrebbe tornare a vedere Sumarò sul centrodestra. Come perno centrale potrebbe esserci il ballottaggio Bonifazzi-Binks. Secondo me il primo è favorito, perché comunque ha già coperto quel ruolo nella passata stagione a Udine, e perché così lo si potrebbe valutare anche in quella posizione. E poi come braccetto sinistro, come difensore centrale di sinistra, credo che verrà confermato assolutamente Artur Teat. In porta bisognerà capire se Skorupski insomma, si è ripreso da questo virus che ha avuto intestinale come molti altri, ma pare di sì. A quello che ha detto De Leo oggi, tutti sono più o meno ristabiliti, quelli che avevano avuto questo problema. Quindi sulla destra Lorenzo De Silvestri, sulla sinistra Ronichi per quello che riguarda la linea centrale di centrocampo, sugli esterni, mentre in mezzo potrebbe esserci insomma diversi ballottaggi. Ci sono Soriano, Svanberg, Ebischer, Scouten e Dominguez. Sostanzialmente sono questi Mh-mh. 5 che si lotteranno 3 maglie. Credo che se Scouten sia insomma in grado di giocare, giocherà lui sicuramente, con ai suoi fianchi Svanberg e Soriano, però Dominguez potrebbe sicuramente trovare spazio nella ripresa, così come Ebischer ovviamente. E davanti Arnautovic è sicurissimo ovviamente di una maglia da Mh-mh. titolare. Su chi lo affiancherà, qui c'è il rebus, qui vive insomma il dubbio secondo me della vigilia, che ancora non ha sciolto neanche Emilio Di Leo in conferenza. Ha parlato di un Sansone comunque ovviamente da sfruttare, visto che è arrivato a trovare il primo gol nell'ultima giornata contro l'Udinese, ma ovviamente non si può trascurare Barro e Orsolini, che spesso nella stagione si sono Sì. insomma alternati come partner offensivi dell'austriaco, di Arnautovic. Chiarissimo, chiarissimo. Hai fatto, tanti nomi, dei quali ne stavamo parlando anche un po' alla vigilia. Alcuni di questi, diciamo, nella gara dello scorso 6 gennaio non erano disponibili per tutta poi quella problematica che conosciamo benissimo, che ha portato al rinvio della partita. Io ti voglio fare una domanda: quanto è cambiato secondo te questo Bologna, anche a livello di gioco e quindi anche di pericolosità nei confronti dell'Inter, rispetto a quel Bologna lì e rispetto a quello dell'andata in cui sappiamo la partita finì con un risultato abbastanza netto in favore dell'Inter? Sì, rispetto a quello dell'andata, rispetto a quello di settembre è cambiato tutto, perché il Mh-mh. Bologna dopo la sesta giornata successiva a quella dell'Inter ha perso anche a Empoli in trasferta, e quella sconfitta a Empoli ha portato a un cambio rivoluzionario insomma, del modulo e anche del modo di giocare. Quindi dal 4-2-3-1, 4-3 si è passati a questo 3-5-2 che vi raccontavo prima, un pochettino più Sì, coperto, più difensivo, più ad aspettare, a ripartire che aggredire anche fin troppo. E lo abbiamo visto insomma nella gara d'andata a San Siro, in cui il Bologna ha provato ad aggredire sì. ed è stata soffocata immediatamente, e sappiamo come è terminata poi quella partita ovviamente. Da invece quello che poteva essere la gara di gennaio ad adesso, è un Bologna che ha riguadagnato tantissimo a livello di condizione fisica, perché in quella data, in quella Befana, il Bologna non era in grado di scendere in campo,
non si era praticamente allenato nei passati 15 giorni per vari motivi legati a vacanze poi e Covid, e quindi ovviamente a livello di condizione stanno sicuramente meglio. A livello di gioco qualcosina è cambiato, ci sono alcune situazioni in cui il Bologna adesso è un pochettino meno difensivo e tende un pochettino ad aggredire di più con le mezze ali che salgono anche oltre a volte o comunque sulla linea degli attaccanti in pressione alta, sulla costruzione degli avversari, e quindi sono un pochettino meno bassi, meno rispettosi a volte della propria metà campo, Mm. però è ancora tutto sommato uno scheletro, quello rosso-blu, simile a quello che avremmo potuto secondo me intravedere nella gara che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 6 gennaio. E ti faccio una domanda particolare dal tuo Sì. punto di vista, che maneggi la materia Bologna sicuramente meglio di tutti noi. A chi o a che cosa deve fare particolarmente attenzione l'Inter? Cioè, c'è un giocatore, un'insidia in particolare, oppure magari qualche situazione di gioco, una impostazione tattica che l'Inter deve temere, secondo te? Ma possono essere differenti. Il Bologna con Arnautovic in campo è una squadra che si affida tantissimo al suo numero 9, quindi in Mhm. fase anche insomma, di difficoltà veramente non ci pensa due volte nel lanciare lungo il pallone al suo numero 9, che poi dopo è bravissimo nel difendere il pallone, nel far salire i compagni, nel giocare la sfera sugli esterni. Ecco, sicuramente lo abbiamo visto l'ultimo weekend, ma sicuramente insomma è stato notato da tutti nell'arco di questa stagione. Aroniki è in una condizione molto molto importante ed è in grado di calciare con entrambi i piedi, quindi è un Mm. giocatore che anche quando ha il pallone sul destro può fare male, può rientrare dentro il campo e calciare a giro con anche quello che possiamo ormai definire non più piede debole, e quindi quando non parte con il mancino ma con il destro, e quindi secondo me è un giocatore da attenzionare particolarmente. In realtà l'inserimento di Svanberg e di Soriano da dietro, quando riescono ad arrivare al limite dell'area di rigore, riescono insomma a fare i spenti, a entrare nei 16 metri dell'area avversaria, è forse la situazione che tatticamente può essere più pericolosa per l'Inter. Non stanno vivendo un grande momento Orsolini e Barro, quindi in questo momento non sono giocatori che comunque debbono essere presi in considerazione perché vivono un momento di grande forma, perché purtroppo Barro non trova il gol dal dicembre scorso e Orsolini fa un po' fatica quando si gioca con il 3-5-2. Per il resto è più o meno questa la situazione. È un Bologna che riesce poi a essere forte quando ha spazio, perché quando gioca contro difese che si chiudono fa maledettamente fatica a sbloccare la situazione. Chiarissimo. E allora vado verso la conclusione. La Certo. prima è una domanda secca. Ti chiedo un nome che toglieresti a quest'Inter. Qual è il nome che ti preoccupa di più? Eh, forse tutti, però credo in assoluto, forse per quest'anno, difficilissima domanda, Mm. penso Ivan Perisic. Mm. Quest'anno penso Ivan Perisic, però se la gioca veramente tantissimo con Nicolò Barella, credo Mm. che questi due siano... Però no, però anche Marcelo Brozovic. No, penso Marcelo Brozovic, no. Marcelo Brozovic in generale, in assoluto. Lo reputo il miglior Sì. mediano del campionato di Serie A e uno dei migliori al mondo, francamente. E si vede la differenza un po', no, Sì, cioè, molto più di un po', con o quando non c'è senza. Brozovic, secondo me l'Inter fa una Sì, fatica abissale a creare sì. questo videogioco. Quando c'è Brozovic, l'Inter esce con il pallone tra i piedi in maniera proprio così, ad occhi chiusi quasi. Hai centrato proprio la colonna portante probabilmente della nostra Inter. E invece da interisti chiaramente noi seguiamo con Sì, grande curiosità, anch'io personalmente sinceramente è un nome che avevo fatto spesso come rinforzo tra virgolette low cost per l'Inter, ovvero quello di Marco Arnautovic. Poi quando ok. l'abbiamo visto tornare in Italia nel Bologna sono stato comunque contento di poterlo rivedere da vicino. Stagione comunque importante la sua, ha superato la soglia della doppia cifra, 12 gol se non sbaglio in campionato. Sì, esattamente, 12 gol, e per un bomber a Bologna non si vedeva da un po' arrivare a queste Mhm. cifre. Bologna l'anno scorso i gol li facevano un po' tutti e non aveva una prima punta di peso che segnava tanto. Il goleador della passata stagione è stato Soriano con 9 centri, per fare insomma così capire un po'. La questione. Palacio era l'attaccante di riferimento, ma si muoveva per Sì. aprire gli spazi agli altri compagni. Quest'anno invece c'è un numero 9 vero,
cioè Marko Arnautovic, e Mihajlovic lo ha chiesto e richiesto da anni una punta centrale di questo tipo, adesso ha ottenuto ciò che voleva. Non è che sia cambiato moltissimo a livello di classifica, a livello di risultati, di ambizioni, più o meno la stagione del Bologna è la stessa, è cambiato il modo di giocare, perché comunque Arnautovic non ha quei movimenti ad uscire che magari poteva avere Palacio per fare entrare i compagni da dietro, ma ha dei movimenti da rapace d'area di rigore che ti risolvono partite intricate, anche magari in casa, dove potevi magari soffrire senza una punta, ma con una punta del genere le porti a casa. La vittoria contro lo Spezia 2-1, in rimonta con le sue 2 reti, la vittoria contro la Samp 2-0. Insomma, sono partite che giocatori come Arnautovic le decidono. Arnautovic è sicuramente il giocatore più forte tecnicamente nella rosa del Bologna, e chissà, magari che il prossimo anno, visto che quest'anno comunque ha avuto problemi, acciacchi, anche l'inserimento di nuovo in Italia dopo 2 anni in un campionato non campionato, lo definirei io, magari il prossimo anno può fare ancora meglio. Io credo che questa possa essere anche una chiave di lettura. E allora io ti faccio l'ultimissima domanda chiedendoti anche un po' dell'anno prossimo, perché in casa Inter le discussioni sul mercato, progettualità sono apertissime. Anche in casa Bologna non so se avete già iniziato anche voi tanti ragionamenti sulla prossima estate, ma sarà probabilmente un'estate particolare. Cosa ti aspetti? Sì, potrebbe succedere di tutto a Bologna, perché non v'è certezza del futuro, non v'è certezza realmente sull'allenatore e il direttore sportivo, perché Bigon e Mihajlovic hanno ancora un anno di contratto, ma le ipotesi sono tantissime sul tavolo. C'è questa fantasia, che tanto fantasia non è, sembra essere qualcosa di concreto su Sartori, se ne parla molto in ottica Bologna. Ovviamente la piazza sta particolarmente strizzando l'occhio per questa soluzione, perché insomma è la Palissiano quello che ha fatto Sartori all'Atalanta, e sicuramente pensare a un direttore sportivo del genere a Bologna, molti sembrano essere invogliati da quest'idea. Su Sinisa Mihajlovic c'erano dei giudizi, dei pareri fino a quando insomma non è uscita nuovamente la notizia di un suo secondo ricovero, e da lì un pochettino si è fermato tutto, e comunque verranno fatte anche qui verranno prese delle conclusioni, e cercheremo di capire. Sicuramente la questione, anche se un po' raffreddata, vedremo che cosa sarà. Ci sono anche un paio di contratti da rinnovare. Il primo, che forse non verrà rinnovato, è quello di Mattias Vanberg, che è scadenza 2023, e vedremo, perché se il Bologna non riuscirà definitivamente a rinnovarlo, cosa ad oggi molto probabile, dovrà per forza piazzarlo per non perderlo a zero. Ed è sicuramente un nome che accenderà molte squadre alla ricerca di un buon centrocampista dal grande potenziale. Leonardo Bosello, Made in Bo TV, lascio in descrizione i riferimenti per seguire i loro canali e per essere aggiornati con tutte le ultime notizie di Casa Bologna in vista di questa partita. Leonardo, io ti ringrazio davvero tanto. Grazie a te, Lorenzo, è stato un grande piacere, e alla prossima. Un abbraccio a tutti. Buon lavoro, grazie mille allora a Leonardo Bosello. Vi ricordo ovviamente l'appuntamento con Bologna-Inter. Noi saremo in diretta come al solito dalle ore 19, un'ora e 15 minuti prima il fischio iniziale di questa partita, per tutta la cronaca del pre-partita, le formazioni ufficiali, il racconto della gara e l'analisi post-partita. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ci avete seguito fino a questo punto. Fatemelo sapere nei commenti con l'emoji del pollice alzato, e come al solito vi ricordo passioneinter.club per entrare a far parte del club di Passione Inter, intervenire con noi ed avere accesso a tanti contenuti esclusivi.